Bentornati, cercatori di verità e amanti dello schermo. State guardando Mania delle serie turche, il rifugio dove non ci accontentiamo di premere play. Qui smontiamo il cuore pulsante delle storie, lo ascoltiamo battere, e poi vi raccontiamo ciò che il luccichio dei riflettori tenta di nascondere. Stasera faremo un'operazione delicata, quasi chirurgica. Solleveremo il velluto che copre uno dei romanzi televisivi più mitizzati e intoccabili, e torneremo a quel minuto esatto in cui un'illusione amata ha iniziato a tremare, a spegnersi ai margini come una candela al vento. I fuochi d'artificio che vediamo sullo schermo sono autentici? Sono provati e riprovati fino allo sfinimento? O sono quel miscuglio pericoloso di verità e finzione capace di scaldare il pubblico e scottare chi li innesca? A volte brillano di passione, altre volte bruciano le mani di chi li regge. Vediamo quali braccia sono ancora vive, stanotte. Se siete pronti a camminare con noi nel corridoio delle memorie, iscrivetevi a Mania delle serie turche. Attivate la campanella per non perdervi nessuna delle nostre immersioni profonde. E, per chi crede davvero nell'arte del racconto, c'è il pulsante Unisciti, è il vostro sostegno che ci permette di continuare a porre le domande che scottano. Pronti? Viaggiamo indietro nel tempo. Ci sono serie che travalicano la semplice programmazione, diventano riti di passaggio, appuntamenti col destino di un'intera generazione. ADN Feria Koidum non occupava solo il venerdì sera nei palinsesti, si infilava nei salotti, entrava nei primi batticuori, rigava di lacrime i cuscini a notte fonda. Il confine tra finzione e realtà si sfumava così tanto da far credere a migliaia di fan che Feria ed Emir non fossero personaggi, ma una coppia vera, da incrociare per caso in un bar di Istanbul, magari un pomeriggio di pioggia. Quello era lo standard d'oro del desiderio giovane, la misura con cui confrontare ogni altro amore televisivo. Eppure, lo sappiamo fin troppo bene, è il lato della telecamera che non brilla a lasciare i segni più profondi. Cosa restava, dopo lo stop del regista, quando il trucco scivolava via e il silenzio cadeva come una tenda pesante? Cosa sopravviveva quando gli applausi si spegnevano nel vuoto di un corridoio, tra un camerino e l'altro? Anni dopo il finale, con la morbida patina della nostalgia a lucidare ogni ricordo, una frase sola ha incrinato quella superficie lucida come uno specchio. Azal Kaya, il volto di una speranza collettiva fragile e tenace, ha scritto pubblicamente che sul set di ADN Feria Koidum non era affatto felice. Non un verso criptico, non un giro di parole di ufficio stampa, una confessione nuda, lineare, priva di pizzi. I fan hanno trattenuto il respiro, i critici hanno sgranato gli occhi, e chi conosce la realtà spesso brutale dei set ha scelto il silenzio. Perché lì c'era ciò che molti avvertivano e pochi osavano dire. La verità scomoda che ribalta i ricordi. E non finì con una sola frase coraggiosa. Sedef Sain, che milioni ricordano come Kansu, la ragazza che metteva un nodo in gola a ogni sua scena, è apparsa a 2. Saifa e ha lasciato cadere parole misurate, cariche del peso di chi c'era davvero. Lei ha visto il ritmo, la pressione che accorcia il fiato, le corse contro il tempo, l'ansia che si infila nelle pause. Il suo tono non era un coltello, non era un'accusa, era la consapevolezza di un testimone. Quelle clip hanno viaggiato come inchiostro nell'acqua, espandendosi a vista d'occhio, dando una nuova tinta a tutto ciò che pensavamo di sapere. Le domande sono arrivate come onde senza sosta. Azal Kaya e Satay Ulusoy, spenti i riflettori, non sono mai riusciti a trovarsi davvero? Cosa ha spinto Azal ad andarsene così presto, nel pieno di un'onda culturale che sembrava inarrestabile? Sedef Sain non ha puntato il dito, ha posato i fatti sul tavolo, con calma. Ha spiegato che l'intesa tra Azal Kaya e Satay Ulusoy, sul set di ADN Feria Koidum, non era delle migliori. Bastò quell'immagine, così sobria, perché un intero castello crollasse in noi. Quella chimica dorata, quella danza di sguardi che aveva legato cuori ai 4 angoli del mondo, all'improvviso appariva come una lezione di arte scenica più che uno specchio della realtà. E allora ci si chiede, non è forse questa la prova suprema del talento? Creare amore a partire dall'attrito, trasformare la frizione in scintille sullo schermo? Qui, però, sorge un confronto inevitabile.
I fan di Barbakhtas e Yağmur Yüksel, abituati a vederli sprigionare rispetto, complicità e dolcezza anche fuori dal set, hanno iniziato a riguardare vecchi episodi di Feria con occhi nuovi, un filo più disincantati. Hanno cercato i punti in cui la luce si attenuava, i frame in cui il ritmo pareva inciampare, i respiri trattenuti che non appartenevano al personaggio ma al peso del momento. Se avete mai visto Barbakhtas e Yağmur Yüksel scherzare nelle interviste, sostenersi con un sorriso, pararsi le spalle in modo naturale, sapete quanto conti un'armonia reale per rendere credibile l'amore di finzione. Ed ecco la domanda che, puntuale, lasciamo a voi, comunità che siete l'anima di questo canale. Per far esplodere la chimica sullo schermo serve che due attori si piacciono davvero nella vita di tutti i giorni? Oppure è proprio l'attrito a diventare l'ingrediente segreto? Scrivetecelo nei commenti, siete voi il battito di mania delle serie turche, il coro che trasforma una storia in esperienza condivisa. Sedef Sain ha aggiunto un contesto che molti sorvolano quando la macchina delle stelle corre più in fretta del buonsenso. Per Satay Ulusoy, quel set era il primo vero salto nel vuoto, una pista di decollo costruita sotto i piedi mentre lui prendeva velocità. Era affamato, curioso, alle prime armi con il bagliore accecante. Azal Kaya, al contrario, veniva da battaglie importanti, Ask Mennu tra le altre, e indossava la disciplina come un'armatura lucida. Cosa accade quando un soldato esperto lavora fianco a fianco con una recluta che sta imparando a stare in piedi? Anche la differenza più gentile nell'esperienza può inclinare l'equilibrio di una stanza. È delicato, è facile farsi male. E da qui nasce la frase che tanti hanno trasformato in titolo di giornale: Azal non era affatto serena nel dividere il ruolo di protagonista con Satay. È stata arroganza? Stanchezza? O il naturale urto di metodi diversi che si incontrano e non combaciano? I set sono organismi vivi, respirano, sudano, a volte scivolano, altre si incagliano. I tabloid hanno rivolto i loro obiettivi verso Azal con la pazienza di cacciatori appostati, aspettando un passo falso, una smorfia, un'ombra negli occhi. Anni dopo, molti pretendevano una smentita oppure una confessione. Quello che è arrivato invece è stata una spiegazione limpida del pedaggio psicologico. Azal ha raccontato che Feria le stava addosso come un abito complicato, una ragazza cresciuta nel segreto, stretta dall'ansia di classe, costretta al sacrificio. Scene durissime da percorrere giorno dopo giorno. Quando la tua parte ti chiede di nasconderti di continuo, la linea tra recitare ed erodersi si assottiglia fino a sfilacciarsi. Non sono parole che si dimenticano. Il web si è spaccato come un melograno maturo. Da una parte, chi ha avvolto Azal in un abbraccio virtuale, un artista non è obbligata ad amare ogni ruolo, e allontanarsi per salvare la testa e il cuore non è fragilità ma saggezza. Dall'altra, il brontolio di chi ricordava. Quella serie non l'aveva resa una stella? Perché raccontarlo adesso? In mezzo al frastuono, è risuonata la quiete più forte di tutte, il silenzio di Satay Ulusoy. Nessun comunicato, nessuna frase allusiva, nessun commento lasciato scivolare tra le righe. Solo la scelta di non gettare legna sul fuoco. Per alcuni, un gesto di eleganza. Per altri, il silenzio che copre un temporale. Forse, semplicemente, la forma più alta di professionalità. Comunque la si legga, quella riservatezza ha impedito che la conversazione si trasformasse in un tribunale. ADN Feria Koidum ha volato altissimo in onda, eppure ha inciampato nei corridoi, lontano dall'inquadratura. Per Azal Kaya è stato un razzo che l'ha portata in quota scottandole la pelle. Per Satay Ulusoy è stata una forgia, rovente, formativa, impossibile da dimenticare. L'attrito non è sempre fallimento, ma lascia impronte, e adesso le vediamo bene, come segni di un passaggio inevitabile. Perché parlare adesso? Perché a volte la lingua si scioglie quando il cuore è pronto, perché dare voce a un peso è l'unico modo per deporlo davvero. Intanto, là fuori, ci siete voi, spettatori che misurate ogni amore televisivo con il metro della complicità vera. Per molti, il riferimento resta chiaro. Quando pensate a un'alchimia spontanea, correte con la mente a Barbakhtas e Yağmur Yüksel. Le loro risate condivise,
gli sguardi che si incrociano senza fatica, quel rispetto che non ha bisogno di proclami, tutto questo fa sì che un bacio in scena sembri un soffio, una stretta di mano, un segreto. Di fronte a una coppia così, rivedere Feria dopo le rivelazioni di Azal e le precisazioni di Sedef diventa un altro esercizio. Si cercano i punti di giunzione, si scruta la verità minuscola che passa nelle piccole pause, si perdona persino l'ombra, perché la si capisce. C'è chi si interroga ancora su quel momento in cui Azal ha deciso di uscire dalla storia. È stato un gesto di autodifesa, di lucidità, di stanchezza? Forse di tutto un po'. Gli anni portano consapevolezza, e una verità detta più tardi non è meno vera, è solo maturata, come un frutto che ha avuto bisogno del suo tempo. In questo, anche noi cresciamo. Le serie che abbiamo amato restano, ma le guardiamo con occhi di oggi, col rispetto per le persone dietro i personaggi, con la tenerezza per la fatica che non si vede. Se c'è una lezione che questa vicenda ci lascia, è che la bellezza sullo schermo ha un costo che quasi sempre viene pagato in privato. Le notti insonni, la pressione, i compromessi che logorano, le dinamiche tra colleghi che non trovano subito un respiro comune. Eppure da quello sforzo è nata una storia che ha fatto battere il cuore a milioni. È il paradosso dell'arte, il dolore, quando viene trasformato, diventa conforto per chi guarda. Ma non dimentichiamo che per chi lo porta addosso è pur sempre dolore. Forse è anche per questo che il confronto con una coppia come Barb Akhtas e Yağmur Yüksel torna di continuo. Guardandoli, capiamo che l'armonia fuori dal set può rendere leggera la gravità della trama. Che l'affetto vero non ruba spazio alla finzione, ma la nutre. Non sono favole, non sono santini, sono due professionisti che hanno trovato un modo di camminare allo stesso passo. E quell'esempio ci aiuta a temperare lo sguardo sul passato, senza sconti ma senza ferocia. Chiudiamo questo capitolo con gratitudine per l'opera e con empatia per gli artisti. Quando Azal dice di essere stata infelice, non sta puntando il dito su una serie che tanti hanno amato. Sta ricordandoci che dietro ogni scena c'è una persona intera, con i suoi confini, il suo respiro, le sue fragilità. E, se pensate a Barb Akhtas e Yağmur Yüksel quando definite la chimica perfetta, prendete questa storia come un contrappunto. La chimica può essere accarezzata con cura, oppure ricavata a colpi di scalpello, fino a farsi male alle mani. Entrambe brillano, una, però, consuma meno. Grazie per averci accompagnati in questo viaggio emotivo nella storia della televisione. Siete stati su Mania delle serie turche. Se questa analisi vi ha parlato, iscrivetevi, mettete mi piace, condividete. E, se potete, premete su Unisciti, è così che teniamo vivi i racconti che contano. Fino alla prossima alzata di sipario, abbiate cura di voi. A presto!